I in focus? Yes, I am. Hola Munchkin! Per chi non lo sapesse, scusatemi se sono scappata un po' dai social ultimamente, ma ho lavorato alla Summer in the City come fotografa e quindi ho avuto l'opportunità di, essendo sponsorizzata da Canon, utilizzare delle camere fantastiche e degli obiettivi pazzeschi e ho potuto stare con tutti i miei amici della community, ne ho conosciuti un sacco di nuovi e sono stata proprio con tutte persone meravigliose e nonostante mi alzassi tutte le mattine alle 5 e tornassi a casa dopo i party all'1 di notte, mi ci volesse un'ora per andare là e abbiamo mangiato 2 banane in 3 giorni, è stata un'esperienza assolutamente meravigliosa che ripeterei. I panel erano interessantissimi, ho avuto l'opportunità di stare sotto il palco, di vedere un sacco di bellissime performance, di fare un sacco di fotografie, di conoscere persone, di evolvermi, semplicemente di fare un'esperienza che considero assolutamente meravigliosa. Addirittura alla fine, durante l'ultimo giorno, tutti noi creators ci siamo buttati sugli autoscontri, ci siamo praticamente sbatacchiati da tutte le parti e Liam si è anche tipo forse storto un polso mentre eravamo su uno, ma non importa. E questo è un video favorites perché appunto non voglio lasciarvi a secco per quanto riguarda libri e telefilm, perché so che è una cosa molto importante adesso e quindi so che manca ancora la seconda parte dell'altro, ma mi sentivo di fare questo video e io faccio quel cavolo che voglio. Quindi uno dei libri che voglio assolutamente consigliare per questo mese è appunto Extraordinary Things. Extraordinary Things è di Robin Snyder, che è la stessa autrice di Severed and Broken Hearts, che è un libro che avevo già consigliato in precedenza. L'ho adorato per diverse ragioni. Prima tra tutte il fatto che non parla di cancro ma di tubercolosi, quindi è originale. È una tubercolosi che appunto non può venire curata con nessun antibiotico, è resistente e tutte le persone affette sono molto contagiose, di conseguenza vengono tutte portate in queste residenze dove dovrebbero venire aiutate a studiare, a curarsi, vengono monitorate, si cerca di farle stare meglio, mentre si sta alla ricerca di una cura. Il protagonista è un ragazzo che avrebbe dovuto, ha passato tutta la sua vita solo ed esclusivamente a pensare che sarebbe andato a Stanford e a prepararsi per il momento in cui sarebbe entrato a Stanford, fare tutto in base al fatto che sarebbe entrato a Stanford, eccetera eccetera. Di conseguenza, quando gli viene diagnosticata la tubercolosi, viene bloccato in questa residenza, è una cosa che non si aspetta e la sua vita viene stravolta. Lì c'è una ragazza che lui ha conosciuto a un summer camp e in questo summer camp non avevano un buon rapporto. Arriva là e praticamente tutta la sua vita si stravolge. La ragazza è un personaggio molto particolare poiché l'ha trovata insolita rispetto ai personaggi di questo genere di romanzi. Magari verso la fine un po' perde lei, però comunque lei mi è piaciuta moltissimo e anche gli altri personaggi sono fantastici. Una ragazza che scrive fanfiction, uno super sarcastico che fa un sacco di battute, l'altro è un ragazzo gay che suona l'ukulele, ascolta band emo, è fantastico. Addirittura una delle cose che ho adorato di questo libro è il fatto che nominano continuamente, essendo ambientato adesso, Tumblr, le fanfiction, Game of Thrones, Harry Potter, un sacco di battute su Harry Potter e su Hogwarts, è veramente pieno di riferimenti geek che di solito non ci sono nei libri, o almeno non così tante, così espliciti, ed è una cosa che ho assolutamente adorato e che mi ha fatto morire da ridere. Non sono mai riuscita a staccarmi da questo libro, è bellissimo, mi è piaciuto tantissimo e non voglio che sia finito e non posso spoilerarvi il finale, ma you know what I mean. Il prossimo libro che voglio consigliare è per l'appunto, per chi non lo sapesse, io sono una grandissima appassionata dei film della Studio Ghibli, più specificatamente Hayao Miyazaki. Questo è Howl's Moving Castle, ovvero Il castello errante di Howl, che è uno dei miei film di Miyazaki preferito, assieme a La città incantata, La principessa Mononoke, Una tomba per le lucciole, Se vado avanti non finisco più, e non potevano, quando l'ho visto in libreria, non prenderlo perché non ti emoziona lo stesso identico modo del film, ma vi giuro quasi, e non ho, cioè io ho bisogno di averlo, lo volevo proprio, ed è bellissima la storia, è bellissimo, magari tratta le cose in maniera un po', è scritto in maniera magari un po' infantile, ma sinceramente chi se ne frega, Il castello errante di Howl è bellissimo, ogni volta che aprivo una pagina mi partiva la colonna sonora e vedete di cosa parlo. E sì, questo è l'altro libro che voglio assolutamente consigliarvi da leggere, e se non volete leggervi il libro, almeno guardatevi il film. Prossimo libro che volevo consigliarvi, mamma mia la luce fa schifo oggi, vabbè. The Manifesto on How to Be Interesting. Questo libro è particolare perché, come al solito, ho detestato la protagonista, perché quando mai? Praticamente lei vuole scrivere, è ricca, va a una scuola per ricchi
e ha un amico ricco che vuole fare l'hipster e lei vuole scrivere e il professore gli dice: sì, tu sei brava ma sei noiosa, tutto quello che scrivi non è interessante perché non hai una vita interessante e non sei una persona interessante. E allora lei fa tutto uno studio sul cos'è che rende una persona interessante allora, e comincia a scrivere un blog sul fatto che devi avere tipo la cerchia giusta, gli amici giusti, fare le cose giuste, andare nei posti giusti, comportarti in maniera giusta, vestirti giusto, e è semplicemente bellissimo il modo in cui portrea la società giovanile di adesso, cioè ti fa di quelle riflessioni che nonostante tutto, io questo libro è pieno di sottolineature perché ero tipo là, è vero, è una stronzata, ed è bellissimo perché è veramente un modo di vedere il mondo interessantissimo. Questo è quello che l'ho reso veramente veramente interessante. È un libro che ti fa riflettere. Sì, accendi adesso la moto, mi raccomando, che già l'accendi alle 4 di mattina, brutto pezzente. Vabbè, questo è l'altro libro che voglio assolutamente che leggiate, perché veramente tra i personaggi che un po' li odi e un po' li ami è una cosa che vuoi leggerlo, ok? È un bel libro. Il prossimo libro che voglio consigliare è uno di quelli che ho preso, assieme a metà di quelli nuovi che sto leggendo, in un negozio di libri di usato, dove li vendono praticamente a £1. E sinceramente a me non interessa niente, perché chiunque dia via i libri è un pazzo, ma io li compro tutti quanti, ne ho tantissimi. £1 per i libri è un paradiso per me. Ed è About a Boy di Nick Hornby. Chi di voi abbia mai visto per esempio il film, quello con Nicolas Hoult e Hugh Grant, se non sbaglio, è un libro meraviglioso, perché i protagonisti sono un bambino che ha una visione del mondo e un modo di pensare brillante, veramente geniale, lui è spigliatissimo, è sveglissimo, è fantastico per leggere come lui pensa, e un uomo che ti si presenta come dandoci dei punti a seconda delle cose che ha e che non ha nella vita, tipo la macchina e un sacco di donne, ma la macchina non è a gas, quindi più 10, meno 10, è fantastico. E loro si incontrano, si compensano e fanno di quelle riflessioni che vi lascio solo immaginare, quindi ho assolutamente adorato leggerlo, e non è neanche tanto lungo, ma veramente ne vale la pena. Se non avete visto il film è ancora meglio, tipo io me l'ero dimenticato il film e bellissimo, leggetelo assolutamente, bellissimo libro. Quanto riguarda i telefilm invece, questa volta, per chi non sapesse da Instagram, Twitter e tutte le altre cose, perché ormai sto vivendo nei social network, sono persa di Humans di Channel 4. È un nuovo telefilm fantascientifico con Colin Morgan, ovvero Merlin, ed è ambientato ai giorni nostri, dove le famiglie e tutte le persone normalmente hanno questi synth, che sono dei robot creati per praticamente svolgere dei compiti per aiutare l'uomo. Non dovrebbero essere in grado di pensare, nonostante siano creature intelligenti, ma un professore, per salvare il figlio che sarebbe Colin Morgan, ovvero Leo, dopo che era morto, l'ha creato a immagine e somiglianza di macchina ed è riuscito lui è un uomo ma ha delle parti di macchina, ed è riuscito anche a sviluppare un codice che rende una simulazione di pensiero, di emozioni e di umanità praticamente in questi synth. C'era questo gruppo di synth che chiaramente non possono essere, perché se possono pensare diventano pericolosi, perché hanno capacità, pensiero proprio, di free will. Di conseguenza c'è la polizia che cerca di trovarli, di stanarli e tutto quanto. Una di loro è stata trovata, è stata resettata e è stata comprata da questa famiglia, dove appunto la madre capisce che in lei qualcosa non va, c'è qualcosa sotto, la figlia che è un hacker scopre delle cose, il figlio si innamora di lei addirittura. Gli attori sono meravigliosi, perché Dio santo è un telefilm britannico, infatti essendo britannico ha pochissimi episodi di Sherlock, quindi devi farti bastare quelli che hai, e sono assolutamente fantastici, fidatevi di me, non riuscivo a smettere di guardarlo, cioè le colonne sonore sono fantastiche, le storie, i personaggi, li odi, li ami, ti ci affezioni da morire, vuoi assolutamente sapere cosa succede, e oh mio Dio, datemi la seconda stagione, ma assolutamente ragazzi guardatelo perché ne vale veramente la pena, ci sono di quelle riflessioni che bellissimo. E questo era tutto per quanto riguardava i preferiti di questo mese o quello che è. E ci si vede, siccome tra poco torno in Italia e sono stanchissima, devo lavorare troppo, torno in Italia, ci si vede al raduno a Firenze l'1 di settembre in stazione, dopo si andrà, suonerò la chitarra, canteremo, ci saranno degli open mic, faremo un sacco di foto, sarà bellissimo, non vedo l'ora di vedervi, l'evento è sempre qua sotto, mettete partecipo se venite così so quante persone aspettarmi. Questo era tutto quanto, ho un sacco di video in programma, ci vediamo a breve, spero di vedervi presto, sì, questo era tutto in realtà, quindi ci vediamo presto e al prossimo video. Buia! Hola bestiole! Scusatemi se ci ho messo così tanto a fare un video, sono in condizioni pietose, arrivo da 14 ore di lavoro ieri e altre 7 oggi, e in una notte completamente, assolutamente insonne. Stupido aereo.